Ciao ragazzi, qui è Icy Axi, benvenuti nel quinto episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 24, alla guida della Lamborghini. Siamo nel QG dopo la gara di Suzuka andata discretamente male, pronti a lavorare per migliorarci. Intanto, guardando i nostri rivali, dopo l'installazione del pacchetto aggiornamenti completo, direi che la situazione è migliorata, ma non possiamo dirci al loro livello. Servirà almeno un altro pacchetto aggiornamenti per arrivare a Bottas, in quanto almeno Joe riusciamo a sopravanzarlo con regolarità, ma il finlandese è per ora imprendibile. C'è anche da settare l'allenamento per Lindblad. I suoi punti deboli sono frenata, riflessi, controllo e fluidità, e molti di questi possono essere risolti settando come allenamento specifico quello sul ritmo nei run lunghi. Vediamo di rendere grande questo piccolo fenomeno. Dando un'occhiata al budget a disposizione abbiamo ancora diverso margine di manovra, quindi possiamo pensare a degli investimenti. Investimenti che vanno fatti anche e soprattutto nello staff, in quanto sia capo dell'aerodinamica che capo tecnico non sono all'altezza. Il direttore sportivo non è male, ma questi due elementi vanno sostituiti. Detto questo, uno dei primi investimenti voglio farlo nel lab squadra. A livello 2 miglioriamo l'attrattiva della squadra, che ci aiuterà ad attirare piloti e staff di livello, ma anche la mentalità di tutti e lo sviluppo settimanale che arriverà al 40%. Il secondo investimento è nella sala del consiglio. Abbiamo bisogno di fiducia per poter continuare a portare avanti questo progetto, oltre al fatto che migliorerà ulteriormente l'attrattiva della squadra. Infine, la sala dei cimeli che migliora decisamente la mentalità di tutti. Ottima cosa, visto che ci aspettano ancora tempi duri, ma anche la commerciabilità. Attirare sponsor migliori è fondamentale nel processo di crescita. E la sala dei cimeli è subito pronta. Ottimo così. Ho fatto osservare alcuni componenti dello staff delle altre squadre. Dirk De Beer, capo dell'aerodinamica di Alpine, che qua possiamo mettere a confronto con il nostro attuale capo dell'aerodinamica, e direi che non c'è storia. Dirk è decisamente più preparato e per questo voglio offrirgli un contratto. Primo approccio che vede in ballo un contratto da quasi 3 milioni per 3 stagioni, ma voglio una risposta immediata. In questo modo posso capire se siamo sulla stessa linea d'onda. Ed ovviamente il contratto viene rifiutato, ma non siamo lontani da un accordo. Controproposta che vede quasi tutto uguale, tranne il moltiplicatore di rescissione che si dimezza e il bonus alla firma che si alza leggermente, e soprattutto più tempo per pensare. Come capo tecnico abbiamo visionato Pat Fry della Williams, e come potete vedere anche in questo caso il confronto con il nostro attuale capo tecnico è impietoso, ed anche in questo caso voglio offrirgli un contratto. Purtroppo il suo contratto è lungo ed ha anche l'indennità, ma è una spesa che farei volentieri. Quasi 2 milioni e mezzo a stagione per 3 stagioni, a partire dalla prossima. Ma come prima voglio una risposta immediata. Anche lui rifiuta, ma anche in questo caso siamo vicini. Aumentiamo di circa 200.000 euro lo stipendio, lasciamo il moltiplicatore uguale a prima e abbassiamo di un bel po' il bonus alla firma. Vediamo tra una settimana cosa ci dirà. Dopo qualche giorno Lindblad sale nella valutazione prestazionale di un punto, arrivando a 61. Il ragazzo già cresce bene. Arrivano anche i risultati del voto ed alla fine saranno le pance laterali ad essere modificate e non il telaio. Ripeto, a noi cambia relativamente poco. E siamo finalmente arrivati al weekend di gara. In Cina andrà in scena un weekend sprint in un circuito equilibrato. Si prevede del freddo, ma il tempo dovrebbe essere sereno, al massimo nuvoloso, quindi tutto dovrebbe essere nella norma. Possiamo iniziare, sarà un lungo fine settimana. Qui a Shanghai è quasi tutto pronto, in attesa del Gran Premio di Cina. Sullo spettacolare circuito di Shanghai sta per prendere vita il Gran Premio di Cina. Questo tracciato all'avanguardia combina curve a elevata forza G con uno dei rettilinei più lunghi del campionato. Potendo ospitare fino a 200.000 spettatori, ci aspettiamo un grande spettacolo. Questo weekend propone un programma diverso dal solito perché porta in pista le grandi emozioni della sprint. Scopriamo cosa ha in serbo questo weekend. Fine settimana che inizia male. Abbiamo fatto fatica a trovare un assetto decente e con una sola sessione di prove libere i preparativi dei due piloti sono al minimo, il che inciderà non poco sulla loro fiducia iniziale. Speriamo riescano comunque ad evitare errori costosi per il nostro budget. Ora è tempo delle qualifiche per la gara sprint. Benvenuti a tutti! Siamo alle qualifiche per la sprint. I piloti sono quasi pronti. Siamo in macchina con Giovinazzi nel secondo giro del primo ed unico tentativo. Vediamo cosa riesce a fare Antonio, nonostante l'assetto non proprio perfetto.
Verso la fine del giro c'è un po' di traffico con le due Sauber che per fortuna si sono spostate in tempo e forse riusciamo ad usufruire di un poco di scia dell'Alpine davanti. Ora concludiamo il giro e ci vediamo alla fine. Siamo andati vicinissimi a passare il taglio con Birman, che ha concluso in 17ª posizione, un solo decimo e saremmo stati dentro nel Q2. Alla fine conquista la pole Verstappen davanti al compagno di squadra e a Norris. Male Sainz, che ha fatto un errore e partirà addirittura dietro di noi. Questo weekend avrà un format diverso, con la gara sprint di oggi a scombinare le carte. Non c'è nessuna strategia da descrivere, quindi possiamo andare direttamente alla partenza della gara sprint. Ci siamo! È la sprint di Shanghai! Si spengono le luci e via, partiti! Buono lo spunto iniziale di Giovinazzi, che insidia già la Williams di Sargent. Meno bene Birman, ma sembra essere in grado di mantenere la posizione. Alla fine, il pilota britannico si è accodato a Giovinazzi, ed entrambi seguono la Williams. Si è menato con Antonio, che prova l'attacco su Sargent, ma l'americano chiude bene. E dall'ultima curva sbuca Berman, che attacca il compagno con troppa foga. Infatti, se rivediamo dall'alto, c'è stato un contatto tra la posteriore destra di Birman e l'anteriore sinistra di Giovinazzi. È evidente. Di chi è la colpa? Beh, le recriminazioni non si faranno attendere. Per fortuna il contatto non ha avuto conseguenze, visto che sembra non ci siano danni. Comunque alla fine Antonio si è poi ripreso la posizione sul rettilineo col DRS spalancato e Sainz invece ha continuato col suo weekend terribile, commettendo questo errore andando in testa coda il rettilineo. Liberando la furia dell'Alpine di Ocon, che ha sfruttato il DRS per liberarsi di Berman. Ed il giro successivo, lo stesso identico sorpasso l'ha effettuato anche Gasly, mentre davanti Ocon prendeva la posizione anche su Giovinazzi. Nel tentativo di difendere su Zhou, il nostro pilota inglese è andato al bloccaggio, liberando la strada al pilota di casa. Errore che non ci voleva. Alla fine dello stesso giro, Antonio ha deciso di reagire al sorpasso di Ocon e col DRS ha tentato di affiancarsi all'Alpine, ma il pilota francese ha chiuso la strada poco prima del tornantino. Abbiamo ancora una possibilità sul rettilineo e stavolta Giovinazzi è riuscito a prendere l'esterno e chiudere un bel sorpasso. Con una serie di buoni settori ha poi ripreso Sargent, che si era leggermente allontanato. Ancora sul rettilineo del traguardo è riuscito poi a prendere l'interno, chiudendo stavolta un sorpasso decisamente più agevole. Nel frattempo, Sainz, dopo l'errore e la sosta per mettere la gomma morbida, ha preso la posizione a Birman, che ora è ultimo. Ora è Magnussen a insediare la posizione di Giovinazzi dopo la sosta per mettere le rosse e la difesa è praticamente impossibile. Si è svegliato Berman, prende l'interno all'Alpine di Gasly e finalmente effettua un sorpasso dopo averne ricevuti diversi. Chi è il traguardo? E anche l'ultima emozione della gara, Verstappen taglia il traguardo e vince. Spettacolo! Che risultato! Una bella iniezione di fiducia in vista della gara.
mentre noi con Giovinazzi arriviamo in volata con Bottas, rimanendo però dietro. Penultima posizione invece per Berman, con una gara da dimenticare per lui. Ora i commenti post gara e ci vediamo poi nei box. Oggi abbiamo assistito a una competizione serrata e questa sprint ha lasciato diversi piloti a bocca asciutta. Purtroppo ha chiuso la gara in P21. In tutta onestà sembra avere ancora molta strada da fare. Quindi Max Verstappen vince la gara, seguito da Norris e Perez. Entrambe le Racing Bulls arrivano in top 10, ma non prendono punti. Ora dobbiamo nuovamente qualificarci, stavolta per la gara di domenica. Il nostro weekend prosegue con le qualifiche, con i piloti pronti a contendersi la pole. Ho evitato di farvi vedere un ulteriore giro di qualifica, anche perché questo non è stato così buono. Alla fine partiremo in 19ª e 20ª posizione. Verstappen continua a collezionare pole position e chiude davanti a Perez e ad un redivivo Sainz in terza posizione. Per i piloti saranno 56 giri di battaglia, qui sul circuito internazionale di Shanghai. La strategia di Giovinazzi vede un primo stint d'attacco con le gomme morbide, mentre quello centrale sarà più lungo sulle hard, per poi concludere con le medie. Strategia differente per Birman, che invece partirà con le hard, tentando di sfruttare eventuali incidenti che possono causare una safety car, per poi montare le rosse e concludere con le gialle. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Ecco Logan Sargent, bisognerà tenerlo d'occhio oggi. Partire dalla P18 deve essere frustrante, ma con la giusta strategia di gara potrebbe anche ottenere un buon risultato. È ora del Gran Premio di Cina. Si spengono le luci e via, partiti! È partito bene Antonio, che si trova già a combattere con Sargent ed alla fine riesce anche a superarlo grazie alla miglior trazione e a puntare le due alpine. Bel sorpasso anche visto dalla telecamera dell'elicottero. Vediamo la scena più da vicino. Riuscirà a passare? Poco dopo, invece, Birman si è dovuto arrendere a Magnussen, che con 2 mescole di differenza non ha avuto difficoltà a superarlo all'esterno. Ha invece risposto Sargent, che è riuscito alla fine a sopravvanzare Giovinazzi, dopo che i due sono rimasti affiancati per qualche curva. E nel giro successivo anche Joe è riuscito a sorpassare Berman nello stesso identico punto dove Magnussen aveva effettuato il suo sorpasso. E se guardiamo Magnussen, è a portata di mano. E parlando proprio di lui, ha poi preso anche Giovinazzi, liberandosi del nostro pilota in curva 1. Poco dopo, nello stesso punto, Gasly e Sargent sono andati a contatto, col pilota Williams che è finito fuori, ma è riuscito a riprendere la corsa senza problemi. Sosta per Birman, tutto bene, ma gara fin qui veramente noiosa. Secondo stint anonimo per entrambi i nostri piloti. Alla fine, poco prima di entrare per la seconda sosta, Giovinazzi è riuscito a prendere e superare Joe sul lungo rettilineo prima del tornante. Ma guardate quanto fatichiamo in velocità nonostante DRS ed ERS su potenza. Alla fine del primo giro sulle medie, forse a causa delle gomme fredde, Antonio è andato in testa coda, rovinando di fatto la sua gara. E da lì non si è visto più niente. Il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Ecco la bandiera a scacchi. Max Verstappen è il vincitore. Verstappen ha vinto ancora, un dominio fino ad ora, quello del pilota olandese. L'intera squadra sarà fiera del suo pilota dopo una prestazione del genere. Stanotte si farà festa! Noi abbiamo chiuso nelle ultime posizioni, mettendo dietro di noi soltanto il pilota di casa. Ora vi lascio i commenti, poi ci sentiremo una volta tornati al QG. Max Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record. È la quarta vittoria quest'anno. Ormai sta diventando una costante in questa stagione. Il podio è al completo, qui al Gran Premio di Cina. Il circo della Formula 1 prepara una gita nello Stato del Sole. L'Hard Rock Stadium sta allestendo il circuito per il grande spettacolo del Gran Premio di Miami.
Come detto, ha vinto nuovamente Max, ancora una volta davanti a Norris, autore di un'ottima gara. Chiude il podio Perez. Con i risultati di questo weekend, Max allunga ancora in classifica sul compagno, che anzi perde anche punti nei confronti di Norris. Nei costruttori domina la Red Bull, seguita da McLaren, mentre Ferrari sta decisamente facendo fatica. Noi, insieme a Williams, Alpine e Sauber, siamo ancora a 0 punti. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo a Miami.